Avevo fatto altre esperienze già all'estero prima dell'avvento dell'euro, ma ricordo perfettamente che i primi viaggi all'estero fatti con l'euro sono stati una fonte di grande soddisfazione e di entusiasmo, perché avere una sola moneta e poter girare in tutta Europa era una soddisfazione che veramente sentivo nel mio intimo. Cambiamenti concreti che ho vissuto nel mio paese, nella mia vita, con l'avvento, con la presenza sempre più forte dell'Unione Europea, sono stati oltre a quelli dell'euro, sono stati i cartelli che si vedevano nei lavori pubblici. Questa è stata una cosa che ho apprezzato molto. Nei cartelli si faceva cenno al finanziamento dell'evento, del lavoro che era in corso attraverso i fondi dell'Unione Europea. E questa è stata una iniziativa molto concreta e positiva perché ha fatto vedere a tutta la comunità che l'Europa aveva una sua funzione. La comunità europea a livello personale che cosa ha comportato, quali cambiamenti? Beh, sicuramente tanti. Intanto la possibilità di poter girare e andare un po' dove uno vuole in tutta Europa senza bisogno di visti, diciamo, di questioni diciamo, legate alla burocrazia. Un fatto personale che posso citare perché dimostra diciamo, l'importanza di questa del valore della comunità europea è che per esempio una mia nipote appena finiti gli studi di veterinaria è andata attraverso gli scambi diciamo, con altri paesi, ha potuto fare un'esperienza in Spagna, a Saragozza appunto, e questo non sarebbe stato possibile in altri tempi. Per cui da questo punto di vista altri aspetti personali, come ho già detto, il fatto che ci si può scambiare amicizie, viaggi senza bisogno di tante complicazioni. Per quello che riguarda il passaggio dalla lira all'euro, beh, io diciamo che l'ho vissuto anche direttamente perché come responsabile diciamo per l'Umbria della digitalizzazione mi sono ritrovato anche a gestire con gli uffici postali il passaggio dalla lira all'euro. Non è stata cosa facile perché ovviamente il cambio, insomma, tutto quello che c'era, però al di là di tutto sono convinto che senza quella nuova la moneta comune non staremmo meglio sicuramente, perché in questo mondo che ormai è sempre più globalizzato, sempre più diviso in grandi diciamo, associazioni come appunto ci sono sia in Asia sia i paesi del terzo mondo, cioè senza una comunità di intenti difficilmente si potrebbe, secondo me, insomma, stare bene. Per cui ho applaudito il passaggio all'euro, difficile, e secondo me la cosa che bisogna fare ora non è soltanto una comunità economica, ma quella politica, per cui piano piano i paesi devono abbandonare un po' il proprio diciamo, campanilismo e sentirsi un po' diciamo, cittadini dell'Europa, mantenendo ognuno le proprie caratteristiche, le proprie culture, però avere un governo comune che può sicuramente dare un futuro migliore e più diciamo, duraturo a questo piccolo, rispetto al pianeta, questo piccolo agglomerato di stati che secondo me insomma, solo mettendosi insieme e rafforzando l'Unione possono diventare qualcosa di stabile e di serio. Posso dire che sicuramente diciamo, l'Europa ha avuto un'incidenza anche personale, in quanto intanto facendo questa professione di avvocato è chiaro che oggi ti devi confrontare anche con tutte le normative europee che ovviamente, di cui devi tener conto quando fai un ricorso o quando insomma, devi esaminare una questione. Insomma. Quindi rispetto alla professione sicuramente ha avuto un impatto e credo che ne avrà sempre più nel futuro anche dei nuovi avvocati. Insomma. C'è stata anche un'incidenza personale, nel senso che le mie figlie hanno tutte approfittato insomma, di questa possibilità di viaggiare in Europa e di fare esperienze di studio. Hanno tutte partecipato ai programmi Erasmus, sia in Germania che in Inghilterra che in Irlanda, e una di queste addirittura ha lavorato appunto in un dottorato di ricerca
in Europa, insomma, e quindi è stata vari anni in Europa, parlano tutte correttamente l'inglese, quindi diciamo l'apertura che c'è stata nella possibilità di viaggiare in Europa tranquillamente, di scambiare liberamente le persone e le merci sicuramente è stato importante. Personalmente devo dire che ho anche partecipato a dei programmi di mobilità, no? E quindi questo mi ha consentito appunto di conoscere altre esperienze sia in Francia che in Romania, insomma in altri paesi, e soprattutto di anche conoscere direttamente le persone, le usanze di quei paesi molto più facilmente rispetto ad una volta, insomma. Per questo che ritengo che comunque l'integrazione europea, lo sviluppo dell'Europa sia assolutamente fondamentale, e per questo ho sempre partecipato anche alle iniziative di carattere sociale o politico che c'erano nella mia cittadina e che riguardavano l'Europa, e ovviamente ho sempre partecipato e votato per il Parlamento europeo, anche se devo dire che è un Parlamento che dovrebbe avere molto più peso rispetto a quello che ha attualmente, insomma, perché diciamo, il Parlamento, al di là di una serie di questioni di principio, mi sembra che non abbia una capacità diretta di incidere sulle sorti né dei paesi né dei cittadini. In prospettiva questo dovrebbe essere invece sicuramente favorito e ampliato. D'altra parte io credo che l'Europa nasce come esigenza soprattutto di evitare il ripetersi degli eventi tragici che c'erano stati nella seconda guerra mondiale, e quindi ha uno scopo soprattutto quello di evitare le guerre, insomma, evitandoli, facendo dialogare i paesi e facendo dialogare le persone, e questo è sicuramente un aspetto fondamentale, un aspetto positivo. Deve continuare su questa strada se vuole avere un futuro. Per quanto riguarda appunto i viaggi, ne ho potuto usufruire girando con il camper, Spagna, Francia, ecco appunto mi ha emozionato lo sbarco in Normandia del D-Day del 44, dove ho potuto visitare i bunker, proprio toccare con mano quanto è stata importante la liberazione da parte degli inglesi, americani, canadesi, eccetera, per liberare l'Europa dalla guerra nazifascista. Quindi ecco, ho toccato con mano questa cosa. I viaggi, mia figlia ha usufruito dell'Erasmus, quindi ritorno a ripetere l'importanza di questi viaggi. Ecco. Quindi l'impatto è sicuramente nel progredire della Comunità Europea. C'è stato un avanzamento diciamo, di questa presa di coscienza. Allora, cambiamenti io non li ho percepiti, magari ci sono pure, però non li ho percepiti. La cosa importantissima, secondo me, che l'Unione Europea ha fatto, e secondo me ha influito su tutta la comunità, su tutti i 27 paesi, con il Covid, perché si è interessata della salute dei suoi cittadini, ha fatto in modo di acquistare i vaccini, perlomeno per dare un prezzo unico a tutti i vaccini. E questa l'ho trovata una cosa bellissima e dovrebbe fare per tante altre cose. Se i paesi smettessero di essere più, come si dice, che pensassero a se stessi e si ricordassero di far parte della comunità europea. Si dovrebbe andare sia a livello politico, ma in tutte le cose. Dovremmo essere più uniti, ecco, più uniti, veramente essere come si dice, Stati Uniti d'Europa dovremmo diventare, per me, perché sarebbe importantissimo per tutta la popolazione.